Ciao Matteo. Ciao Mauro. Per me la ricerca della verità storica ha un valore autonomo, cioè vale in quanto tale. Cosa intendo dire? Intendo dire che la ricerca della verità storica non vale nella misura in cui è subordinata o finalizzata al raggiungimento della verità con la V maiuscola o della verità oggettiva. La ricerca della verità storica vale in quanto lavoro intellettuale, in quanto attività speculativa. Questo occorre precisarlo, non perché io non creda che sia bello, auspicabile arrivare a conoscere la verità oggettiva. Questo lo affermo invece perché io conosco lo statuto epistemologico della disciplina storica ed è semplicemente ingenuo pensare che il lavoro dello storico possa approdare al raggiungimento della verità oggettiva. Allora, questa affermazione può sembrare forte, però provo a spiegarla con un esempio e con una citazione autorevole. Se io so che A è maggiore di B e B è maggiore di C, io posso concludere con un grado assoluto di certezza che A è maggiore di C. Non si discute. Ecco, qui veramente si capisce quanto non sia vero che la verità rende liberi. La verità non rende liberi, la verità ti inchioda, no? A è maggiore di C, non sei libero di pensare altro. Questa è la certezza che è garantita dalla ricerca logico-matematica. Per quanto riguarda invece la ricerca storica, io potrò dubitare ragionevolmente fino all'ultimo giorno della mia vita, ad esempio, del fatto che Napoleone abbia mai messo piede sull'isola d'Elba. Mi rendo conto che questo discorso, insomma, potrebbe prestare il fianco a un'obiezione che alla fine dei conti è questa. Eh sì, ma questa è la radice del negazionismo storico. Attenzione, io sto facendo un discorso che vuole inquadrare la questione da un punto di vista strettamente speculativo, al punto che vorrei citare Umberto Eco, insospettabile di essere un membro degli ambienti della cultura alternativa o del negazionismo storico o di quant'altro, il quale si spingeva a mettere in parallelo non la verità logico-matematica con la verità storica, ma la verità storica con addirittura la verità romanzesca, la verità di un romanzo, la verità narrativa. E lui diceva una cosa del genere. Appunto, io potrei dubitare del fatto che l'esercito napoleonico sia stato sconfitto presso il fiume Beresina, non potrò mai dubitare invece del fatto che Emma Bovary sia stata infedele a suo marito. Perché quelli sono i fatti, sono solo lì. Sono i fatti come sono stati concepiti dal narratore e sono stati messi su carta. Certo, ma direi che quello che poni tu è un problema fondamentale della possibilità di definire la storiografia come una scienza, secondo i parametri definiti dalla scienza, no? Che è veramente una questione fondamentale. Poi se pensiamo anche alla storia più antica, questo diventa ancora più vero, ma senza andare indietro di 4-5 mila anni, ma voglio dire, la storia di Roma, no? Anche lì noi conosciamo una parte dell'opera monumentale di Tito Livio, ne conosciamo solo una parte, che poi veniva citato da altri storici, quindi lui era la fonte per altri, ma non è che la ripetizione della fonte la renda di per sé vera, perché magari gli altri la accettavano anche acriticamente. Quindi in realtà, esattamente come dici tu, il valore in sé sta nella ricerca. E tu hai fatto un'altra affermazione, che la verità non rende liberi, che è una cosa che a me è capitato di dire qualche volta nelle conferenze, in totale contrasto con quella che invece viene spesso riaffermata come verità evangelica, quando Gesù dice la verità vi rende liberi. Ma non entriamo nel merito, perché Gesù non si riferiva certo alla verità di ordine altamente speculativo, viste le persone alle quali si riferiva. Quindi intendeva tutt'altro, ma ripeto, oggi non parliamo di contenuti. Quindi in effetti, come dici tu, la verità inchioda, perché se la verità è quella, finisce ogni speculazione, finisce ogni valore di ragionamento. Ti fermi lì, la accetti, non puoi fare altro e basta. Io difatti ho sempre sostenuto, ma con me stesso soprattutto, che sai, si parla da sempre della ricerca della pietra filosofale come ricerca al termine della quale
trovata la pietra filosofale, non tanto quella che trasforma il piombo in oro concretamente, ma quella che trasforma l'interno dell'uomo, io ho sempre avuto la convinzione che la trasformazione dell'uomo avviene durante la ricerca, non quando si sia trovata alla fine la pietra filosofale, che molto probabilmente non verrà mai trovata. Ecco, volevo soltanto chiosare per confermare queste tue parole. Ottima chiosa. Guarda, giusto per movimentare ulteriormente questa nostra conversazione, dal mio punto di vista, il lavoro del teologo è estremamente interessante dal punto di vista appunto su cui ci stiamo ponendo ormai, che è quello speculativo. Attenzione, non sto dicendo che il lavoro del teologo consente di approdare alla verità con la V maiuscola, alla verità oggettiva, magari alla verità metafisica. Non sto affermando questo. Sto affermando che come attività intellettuale, quella del teologo è un'attività di tutto rispetto. Penso, per esempio, alla faticaccia che deve fare, alla fine dei conti, un teologo cattolico, che parte da un contesto culturale, quello che ha prodotto il testo sacro del cristianesimo, che è la Bibbia, che è un contesto culturale irriducibile ai contesti culturali occidentali d'arrivo, diciamo così. A differenza del filosofo che costruisce il suo sistema liberamente, quindi ha davanti a sé un campo sterminato sul quale può passeggiare in qualsiasi direzione egli voglia, il teologo invece cammina su un campo minato. Non può seguire liberamente qualsiasi direzione il suo spirito lo inviti a fare. La presenza di questi vincoli, di queste costrizioni, rende il suo lavoro estremamente complesso e, devo dirlo, estremamente affascinante anche sul piano speculativo. Oltretutto, vorrei segnalare che se si guarda alla origine, all'evoluzione della disciplina filosofica, dobbiamo risalire addirittura alla Bibbia stessa, perché la prima elaborazione teologica delle scritture noi sappiamo che risale al VI secolo a.C., quando la Bibbia è stata fatta oggetto di revisione teologica, in epoca post-esilica. Poi abbiamo quel vero e proprio, dal mio punto di vista, capolavoro di esegesi, che è la traduzione dei 70. Attenzione, io vorrei essere capito, non sto parlando della verità testuale. Lo so benissimo che la Bibbia dei 70, che gli ebrei definiscono una sciagura per l'umanità, è una Bibbia infedele al dettato originario del testo. Ma questo non significa che il lavoro che c'è dietro quella rielaborazione sia un lavoro speculativamente significativo. Pensiamo poi alla teologia paolina. San Paolo forgia lo spirito del cristianesimo. E poi c'è la teologia giovannea, la teologia di San Giovanni. Insomma, noi ci rendiamo conto che questo continuo lavorio ha prodotto i presupposti perché poi nascesse non solo la religione cristiana, ma quel capitolo affascinantissimo della filosofia, a questo punto occidentale, che è la scolastica, che fondamentalmente, per ovvie ragioni, si occupa di temi di carattere teologico. Ecco, quello che io vorrei dire è che quando la teologia, voglio dire, non si riduce, come purtroppo sta accadendo sempre più spesso, a uno sdilinquimento sentimentalistico, o quando non si riduca al discorso engagé di chi sente il bisogno di difendere questa o quell'altra categoria sociale, cioè quando la teologia rimane ancorata al metodo speculativo, diventa molto più affascinante, e direi che il fascino fondamentalmente risiede nel fatto che offre spazio per il contraddittorio. Perché se io faccio un'affermazione grondante di sentimentalismo, tra le tante che i vari predicatori di qualsiasi confessione cristiana possono ammannire al loro pubblico, non voglio essere irriverente, quindi non farò degli esempi, ecco, perché potrebbe suonare irriverente, però si pensi a una qualsiasi delle affermazioni dell'omiletica popolare, ecco. Lì in realtà non c'è contraddittorio possibile. Vabbè, sarà. Quando invece si ponga una affermazione di tipo teorico, speculativamente, argomentativamente fondata, allora lì c'è campo per l'obiezione,
per la controargomentazione. A quel punto diventa molto interessante. A proposito della Bibbia dei 70, consentimi questa piccola osservazione di carattere storico-filologico. Noi sappiamo che la teologia cristiana nasce nel suo ancoraggio al testo biblico proprio grazie al fatto che si appunto ancora a una traduzione, la traduzione greca, che non è una semplice traduzione, ma è una traduzione interpretativa, spiritualistica. Sappiamo anche quali furono le ragioni che indussero gli ebrei alessandrini a rivedere in senso spiritualistico, in senso teologico quel testo. Io trovo del tutto inspiegabile e trovo anche piuttosto grave, è frutto di una grossolanità, alla fine dei conti, forse anche di una fondamentale ignoranza del dato storico, il fatto che la Chiesa cattolica, quindi la Chiesa cristiana d'Occidente, abbia abbandonato il suo legame con il canone alessandrino per tornare alla Bibbia masoretica, perché questa è una zappa sui piedi con i controfiocchi, perché a quel punto tutti i teologemi, cioè i costrutti teologici più significativi, o alcuni dei costrutti teologici più significativi della teologia occidentale, iniziano a vacillare. Faccio solo un esempio, piuttosto celebre. Se io scopro che la Vergine che concepirà e partorirà un figlio di Isaia non è una vergine, perché è una fanciulla, non concepirà, perché è già incinta, un figlio, beh, è chiaro che quella profezia d'un tratto si smaterializza, al punto che, come tu hai richiamato tante volte, la conferenza episcopale tedesca è stata costretta a tornare sul testo tedesco delle scritture e correggere appunto quel passaggio, perdendo un tassello della costruzione teologica, appunto, che è stata parte integrante, una parte importante della tradizione teologica occidentale. Certo, ovviamente come puoi immaginare mi vengono fatte richieste di ogni genere, no? E quindi mi si chiede anche che cosa penso delle nuove teologie che stanno nascendo e che vengono costruite adesso su basi, come dire, assolutamente inesistenti. E allora io rispondo sempre, se hai bisogno di un pensiero teologico, rifatti alla teologia tradizionale, non perché contenga la verità, ma perché ha una dignità di pensiero storico-filosofico che nessun'altra ha. Tra queste teologie moderne che stanno nascendo su basi inesistenti, appunto, sono teologie elaborate ancora una volta su delle affermazioni che arrivano da chissà dove, da chissà chi, sulle quali non c'è ovviamente poi nessuna speculazione, ma c'è un'accettazione passiva che sta ad indicare come effettivamente chi le riceve perché ha un bisogno disperato di una qualunque verità, che è quanto di più nocivo ci possa essere per il libero pensiero. Appunto, quello che conta, e come dici tu, indipendentemente dal fatto che la teologia consegua o no una verità, ha una sua dignità di pensiero. Dopodiché questa sua dignità di pensiero si è esercitata su di un testo che teoricamente dovrebbe porre dei limiti, no? Perché poi il testo è quello, però come dici tu, i testi in realtà a questo punto sono quantomeno due, poi sappiamo che sono di più perché c'è la Bibbia samaritana, c'è la Bibbia dei copti, eccetera, ma quella greca, lo sappiamo, aveva tutta una serie di motivi, tra cui non dimentichiamo c'era un motivo anche di ordine, diciamo di prestigio letterario per questi ebrei alessandrini che si trovavano di fronte alla cosiddetta intelligenza greca che aveva da presentare, da mettere sul tavolo per automagnificarsi, ma anche giustamente, tutta una serie di opere letterarie, no, di grandissimo valore, diciamo di valore universalmente allora riconosciuto, mentre loro non avevano nulla, quindi c'era anche questa necessità di porsi quantomeno sullo stesso piano, dicendo anche noi abbiamo un testo letterario di altissimo valore. E come dici tu, giustamente, i primi cristiani si rifacevano a quella, poi adesso si è passati alla Bibbia masoretica, cioè quella elaborata, diciamo, alla fine del primo millennio d.C., che si trova fissata nel codice di Leningrado e a stampa nella Bibbia stuttgartensia, e adesso si stanno inserendo anche, giustamente direi per certi aspetti, in assenza di verità assodate, i testi di Qumran e insomma tutto ciò che si sta sulla base del famoso Bible Project
avviato ormai 70 anni fa all'Università Ebraica di Gerusalemme, che intende un po' riprendere tutto ciò che di Bibbia, quindi papiri, eccetera, sono stati trovati nel corso dei secoli e vengono ancora trovati nella Bibbia. Quindi in realtà, insomma, si sta accumulando veramente una grande quantità di informazioni, e su queste ovviamente anche la teologia si dovrà necessariamente esercitare o riesercitare, perché è chiaro che ogni volta che viene fuori un testo nuovo, potenzialmente, pensiamo per esempio alla potenziale rivoluzione che i testi di Qumran portano nelle possibili origini del cristianesimo, e quindi è chiaro che quindi la teologia ha questa necessità, se non totalmente, almeno parzialmente, di ripensarsi. Sì, guarda, io trovo che alla fine dei conti la questione si risolva nella comprensione del fatto che si tratta di usare il metodo storico, nel senso che non si tratta qui di pensare alla teologia come alla via che consente di approdare alla verità. Tra l'altro ho l'impressione che neanche molti ecclesiastici ci credano. Io ricordo le dichiarazioni di Papa Francesco, per esempio, o di Bergoglio, se accettiamo il discorso del codice Ratzinger che insieme abbiamo fatto, che affermava: lasciamo che i teologi si occupino delle loro cose astratte. Quindi non si capisce bene, tra l'altro, questo scollamento tra la gerarchia ecclesiastica e il lavoro dei teologi, posto quasi come antagonistico rispetto alla Chiesa. Però ecco, se noi osserviamo la teologia, parliamo di quella cristiana, e la religione che su di essa si è costruita, cioè il cristianesimo, alla fine dei conti, se lasciamo da parte questa sete di verità che comprensibilmente anche ci anima, quello che vediamo, che dovremmo vedere quando osserviamo il cristianesimo, è alla fine dei conti un raffinatissimo costrutto culturale. Come tale va studiato con quell'atteggiamento sereno, distaccato e oggettivo che abbiamo richiamato all'inizio della nostra conversazione. Oltretutto, questo tipo di atteggiamento ci consentirebbe, per esempio, un inquadramento molto efficace, che so io, dell'estetica occidentale e in generale dell'idealità della cultura occidentale. Guarda, mi permetto di fare un piccolo esempio che nasce dai miei studi proprio di questi giorni, no? Studiando la fase preliminare del sacrificio romano, dove si offrivano su un altare portatile vino e incenso, mi sono imbattuto sulla riflessione di questo studioso che interpretava il vino come un analogo simbolico del sangue umano. Allora, in realtà, le fonti che sono state repertoriate, studiate, analizzate da Robert Onions, a questo proposito in un bellissimo studio che si intitola Le origini del pensiero europeo, attestano in maniera chiara, certa, inequivocabile, indiscutibile che il sangue era interpretato come un analogo o addirittura molto di più del liquido vitale che scorre nel nostro corpo, cioè i liquidi chiari di cui abbiamo parlato anche nel nostro video sulle corna divine. E nonostante queste evidenze assolute, perché stiamo parlando di autori importanti come Omero, come Ovidio, Virgilio, non di autori sconosciuti, questo studioso pone questa identificazione del vino con il sangue. E io mi sono detto, ma vuoi vedere che alla base di questa identificazione non ci sia, chiamiamolo così, il pregiudizio eucaristico, per cui questa associazione inconsapevolmente sarebbe guidata appunto dall'abitudine, dalla nostra abitudine culturale di collegare questi due elementi, e ho davvero l'impressione che sia così. Quindi anche inconsapevolmente noi tendiamo, perché siamo immersi in questo liquido amniotico tutto sommato, e tendiamo a vedere il mondo sulla base di queste coordinate, attraverso questa lente. Ripeto, io non sto affermando che sia la verità. Non si tratta di questo. Si tratta di guardare alle cose con un metodo storico che sia un metodo storico valido, oggettivo. Oltretutto, per tornare alla dignità speculativa della teologia, per dimostrare meglio ciò a cui mi sto riferendo, vorrei citare due esempi. Uno lo traggo da un bel libro di Primo Levi che si intitola L'altrui mestiere. In un capitolo dell'altrui mestiere, che si intitola Contro il dolore, Primo Levi fa proprio questo lavoro qui, cioè prende delle affermazioni
di un teologo morale che si chiamava, se non ricordo male, Chiavacci, e le sottopone a critica controargomentativa. Una di queste affermazioni, che quel teologo poi argomentava, ovviamente, verteva sul fatto che sia lecito infliggere agli animali una certa dose di dolore perché tutto il creato è sottoposto alle esigenze dell'essere umano, e questo ovviamente su base biblica. Allora la replica e l'obiezione di Levi è piuttosto divertente, perché Levi inizia a riflettere sul fatto che se è vero questo, che tutto il creato è sottoposto alle esigenze dell'uomo, che può disporne come più gli piace, questo vale anche per Orione, per le Pleiadi, per le galassie, cioè in che misura questi oggetti incommensurabili per dimensioni rispetto all'uomo, apparsi nell'universo miliardi di anni prima dell'insignificante essere umano, ecco, in che modo e in che senso queste cose potrebbero essere a disposizione dell'essere umano? Non se ne capisce proprio il senso di questo tipo di affermazione. Un teologo, insomma, un pochino più illustre, con tutto il rispetto per i Chiavacci di questo teologo morale, cioè Sant'Agostino, ha scritto delle pagine davvero memorabili della speculazione teologica. Giusto per fare un esempio, nel suo trattato che si intitola De Natura Boni, cioè sulla natura del bene, Agostino si occupa della questione del bene e ovviamente per converso della questione del male, cioè struttura un discorso che tecnicamente si chiama teodicea, cioè la giustificazione divina a proposito del problema del male. La questione è spinosa ed è stata una sorta di ossessione per i pensatori occidentali, per i teologi occidentali, sintetizzata dalla famosa domanda di Boezio, si Deus unde malum, cioè se c'è Dio, da dove viene il male? È il problema dell'origine del male. Se Dio è buono, e se Dio c'è, da dove nasce il male? Ora, la risposta tradizionale della teologia cristiana, sappiamo, riconduce l'origine del male al peccato originale di Adamo ed Eva, che avrebbero disubbidito al comando di Dio. Ora, a parte che qui si potrebbe aprire tutto un capitolo proprio testuale sul fondamento biblico del peccato originale, e questo tu lo hai fatto già per conto tuo. Sì, e poi sulla teodicea sono secoli che si discute, perché è un problema fondamentale. Certo. Permettimi solo un inciso, poi prosegui. Certo. Nel libro di Isaia, Yahweh dice: io sono all'origine di tutto ciò che c'è di bene e di tutto ciò che c'è di male. Quindi in realtà, se volessimo attenerci strettamente al dettato biblico, non dovremmo neanche porci il problema. Ma sappiamo che non è così, perché se Dio è buono, certo, malum, cioè da dove deriva il male, appunto. Sì. La teologia ha scaricato la responsabilità dell'origine del male sul peccato originale di quei due poveretti di Adamo ed Eva. Allora, permettimi di presentare una mia personale obiezione a questa idea per cui Adamo ed Eva, scegliendo il male, hanno aperto nell'universo la porta al male. In genere, se si può scegliere tra due cose, le due cose devono essere intese come esistenti prima della scelta, cioè non si pone la possibilità di una scelta con un solo elemento. E se Dio ha fatto buone tutte le cose, Adamo ed Eva non potevano che scegliere solo le cose buone. Quindi la disobbedienza, che viene addebitata alla libertà del volere umano, ma insomma qui io richiamerei un'altra argomentazione, che è quella di Schopenhauer, in un bellissimo libretto che si intitola La libertà del volere umano, però non voglio complicare troppo il discorso. Insomma, se Adamo ed Eva hanno potuto scegliere tra bene e male preesistevano a quella scelta. Chi ha posto davanti ai loro occhi il bene ma anche il male perché potessero scegliere? Ecco, Sant'Agostino, in un modo geniale, io sono veramente affascinato dalla soluzione agostiniana del problema del male, perché con un colpo di magia, un colpo di bacchetta magica, semplicemente fa sparire il male. In questo senso, Agostino dice, in realtà il male non è un ente, ma è una privazione del bene. Privatio boni. Quindi il male non esiste in quanto ente autonomo dotato di esistenza, appunto autonoma, ma esiste soltanto in quanto negazione del bene. E allora che cos'è il male che si vede sulla terra o che si può compiere sulla terra? Il male che si può compiere sulla terra nasce soltanto dal fatto che
l'uomo, l'essere umano, a causa della sua natura perversa e ferita dal peccato originale, inverte, sovverte l'ordine dei beni e quindi antepone un bene di natura inferiore a un bene di natura superiore, addirittura può anteporlo al sommo bene che è Dio. In questo modo l'uomo lavora soltanto con enti che sono buoni, ma produce il male anteponendo beni di natura inferiore a beni di natura superiore. Ora, io direi che questa argomentazione, che è bellissima oggettivamente dal punto di vista speculativo, sul piano speculativo difficilmente è attaccabile. Insomma, a questo punto immagino uno che alzi la manina e dica: ma glielo spieghi tu al bambino che è stato abusato, che quello che lui ha subito non è un ente, ma è soltanto il frutto di un'inversione nella gerarchia dei beni? Ecco, però si capisce che questa è un'obiezione che non si pone sullo stesso livello della argomentazione, perché è una obiezione di carattere morale, non di carattere speculativo. Quindi tutto questo discorso, per arrivare anche alla conclusione di questa chiacchierata, quindi torniamo un pochino con i piedi per terra, è per questo motivo. Io vorrei sottolineare che sul piano del metodo della ricerca, sul piano proprio dell'approccio alla conoscenza, ecco, la disciplina intellettuale fondamentale a cui ci si dovrebbe attenere è appunto quella da cui siamo partiti. E che a questo punto mi piace sintetizzare anche con un passaggio dell'Etica di Spinoza, il quale dice che quando si conosce non bisogna ridere, non bisogna piangere e non bisogna esecrare, bisogna soltanto ragionare. Spinoza si spinge addirittura a affermare che questa stessa disciplina produrrebbe niente meno che la felicità. Ora, io non la voglio vendere come la via verso la felicità, ce ne sono tanti di venditori di felicità, però sicuramente il vantaggio che potremo trarne nel momento in cui approcciamo la conoscenza non è irrilevante. Ah, certo. Guarda, il discorso di Adamo ed Eva appunto è un discorso complessissimo, perché in realtà poi il discorso della conoscenza biblica lo sappiamo qual è relativo alla sperimentazione. Quindi Adamo ed Eva hanno deciso di sperimentare aspetti della vita che lì dentro probabilmente non avrebbero mai sperimentato, ma lasciamo stare perché abbiamo detto oggi facciamo un discorso sul metodo. Adesso che hai citato Spinoza, mi viene in mente un libro che ho letto tanti anni fa di un intellettuale ebreo che è Arturo Schwarz, che è banalmente conosciuto come storico dell'arte, in realtà è laureato a Oxford se non sbaglio, in scienze naturali, è laureato alla Sorbona in filosofia. Lui in questo libro, dove dice sono ebreo anche, e sono le riflessioni di un ateo, e lui cita proprio Baruch Spinoza nel suo Deus sive natura, in questa quindi concezione immanentistica che non vede una distinzione tra un creatore e un creato, e lui tra l'altro, essendo un esperto anche di Kabbalah, dice che appunto il termine Elohim e il termine Atevah, che significa la natura, hanno lo stesso valore numerico. Quindi dice anche da questo punto di vista il termine che viene interpretato come Dio e il termine che invece indica la natura hanno esattamente lo stesso valore, e noi in quanto esseri umani quindi non saremmo il prodotto di una creazione, ma saremmo degli esseri naturati, cioè prodotto di, ma al contempo anche naturanti, cioè artefici di, quindi artefici anche della vita ovviamente e artefici anche nei confronti dell'ambiente che ci circonda. E poi sappiamo insomma che Baruch Spinoza è stato scomunicato dalla comunità ebraica. Tra l'altro avevo letto per conto mio anche i termini della scomunica, erano termini durissimi: ti maledica Dio, ti maledica per sempre, nessuno si possa avvicinare a te più di 4 cubiti, cioè una cosa veramente terrificante. Terrificante perché? Perché aveva osato mettere in discussione l'altro tipo di speculazione, quello ovviamente monoteistico, e quindi, come dici tu, la teologia, lungi dall'essere necessariamente la portatrice di una verità, ha ciò nonostante un suo valore intrinseco, che è il suo valore speculativo, che è il suo valore culturale, che è il suo valore intellettuale, dal quale ovviamente non si può prescindere. Senti, io direi che oggi abbiamo messo tanta di quella carne al fuoco
Che speriamo che, come dire, gli amici ci abbiano seguiti fin qui, ma ne sono convinto, perché gli amici del canale sono persone di mente aperta, persone assetate di cultura, persone curiose, ci scrivono: fate venire la voglia di studiare. Questo per me è il più bel complimento che ci potrebbero fare, io dico per quanto riguarda la Bibbia, invece per quanto riguarda i discorsi che noi facciamo, è il più bel commento che ci potrebbero fare. Se è vero che noi facciamo venire la voglia di studiare, ne sono felicissimo. E ne sono felice anch'io, ovviamente. Ok, ciao Matteo, alla prossima, Ciao. dove riprenderemo i nostri contenuti e continueremo la nostra indagine. Un grande piacere. Buona estate a tutti e Ciao, arrivederci. ciao, buon Carchiadè.